Venezia, una città che ogni anno accoglie milioni di turisti e noi siamo tra questi. E oggi ti farò vedere le cose che assolutamente non dovrai perdere se vieni qui. Arrivati con il bus a Piazzale Roma, andiamo subito a vedere il celebre Ponte della Costituzione, disegnato dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava. File per gli imbarchi. A destra la chiesa barocca degli Scalzi e qui a sinistra San Simeone, a imitazione del Pantheon di Roma. Ecco il ponte di Calatrava. Il ponte serve a collegare la stazione ferroviaria a Piazzale Roma, da dove siamo venuti noi con l'autobus. È il quarto ponte sul Canal Grande con una struttura ad arco di 180 metri. Il ponte è in acciaio e vetro, un vetro, specialmente nei mesi invernali con la nebbia e l'umidità, molto scivoloso e quindi un po' pericoloso. Proseguiamo. In giro per Venezia andremo a trovare i canali più caratteristici. La nostra meta è Piazza San Marco. Dobbiamo salire sul campanile e visitare la basilica. Le calli sono sempre più piccoline. Questa è davvero stretta. Per i prezzi dei monumenti e altre informazioni molto utili, ho fatto un video a parte che ti lascio qui in alto e nella descrizione di questo video. Strada facendo ci imbattiamo in tanti monumenti. Questa è la chiesa di San Rocco, con accanto la scuola grande di San Rocco, che al suo interno custodisce un meraviglioso ciclo pittorico di Tintoretto, definito dai critici Cappella Sistina veneziana. Tra i musei, il Museo Leonardo da Vinci. E arriviamo alla parrocchia di Santa Maria dei Frari, la più grande di Venezia, e il campanile è il secondo più alto della città. In questa casa invece visse il pittore e incisore Canaletto. Antonio Vivaldi, il famoso musicista, detto anche il prete rosso, nacque e venne battezzato in questa chiesa. San Giovanni Battista in Bragora. E raggiungiamo finalmente il Ponte di Rialto, il più antico di Venezia. Ultimato nel XVI secolo, un tempo era di legno ed era l'unico collegamento tra le due sponde del Canal Grande e dove tutti si fanno un selfie. A Venezia non importa cosa stai visitando e cosa vuoi fotografare, dovrai sempre batterti per il tuo spazio. È pieno, pieno, pieno. Ora raggiungeremo Piazza San Marco. I negozi e le vetrine li vedremo nel pomeriggio. E attraversiamo ponti e campi. Le piazze a Venezia si chiamano così. Finché il campanile con i suoi 98 metri e mezzo è il più alto della città e si può salire sino in cima. e noi ci saliremo. Niente scale, solo ascensore, che non è male una volta tanto. Ed eccoci saliti in cima, guardate che panorama.
In piazza San Marco c'è il museo archeologico. Piazza San Marco un tempo era attraversata dal rio Batario ed era una zona paludosa. È l'unico spazio con questo nome, piazza, perché le altre zone simili si chiamano campi. La piazza, di forma trapezioidale, è chiamata anche Salotto d'Europa. Ma ora dobbiamo entrare nella Basilica di San Marco. Alle mie spalle il Palazzo Ducale. Il palazzo ha accolto i dogi nel corso dei secoli. Qui si prendevano decisioni, si emanavano leggi, si incarceravano prigionieri. Anche Napoleone, dopo aver conquistato la città, nel 1797 ne fece la propria base amministrativa. Ed ecco la Basilica di San Marco, consacrata nel 1094 quando all'interno di una colonna venne ritrovato il corpo del santo. La basilica è stata costruita nel 1063, prendendo ad esempio due edifici di Costantinopoli, la chiesa dei 12 Apostoli e la Basilica di Santa Sofia. E questa è la fila chilometrica per entrare alla Basilica di San Marco, qui alle mie spalle. E visto che è l'una, ci metteremo in fila dopo pranzo, che è meglio. Abbiamo scelto un ristorantino a Piazza San Marco. Prego signora. Ammazza quanto! E un'insalata con filetto di pesce. E ora in fila per la basilica. I ricchi mosaici raccontano storie della Bibbia. L'interno è a croce greca. I mosaici sono di origine veneto-bizantina. E questa è la pala d'oro posta sull'altare maggiore. È in oro, argento, smalti e pietre preziose. E ora dobbiamo andare al famosissimo Ponte dei Sospiri. E qui su questo pontile potete scegliere la vostra gondola per il vostro giro di Venezia. Questo qua dietro dove si affolla tanta gente è il Ponte dei Sospiri, che poco ha a che vedere con la storia degli innamorati. Infatti qua venivano scortati i condannati a morte per il loro ultimo viaggio. Il ponte è visitabile anche internamente. Questo è l'Hotel Danieli, il più prestigioso di Venezia. Qui c'è stata Angelina Jolie con Johnny Depp, Angelina Jolie e Johnny Depp, sto sentendo. Ma Venezia è anche, e a mio avviso soprattutto, mete fuori dal circuito turistico. Questo è l'Istituto di Studi Militari Marittimi. Tra queste calli c'è la vera Venezia. Odore di panni stesi, signori che fanno la spesa. Strade chiuse, giocatori dietro. È vero! È distrutta, non ce la fa più. È proprio finita. Siamo a 15.000 passi già. Io 17.000. Allora ci starò anch'io, siamo usciti insieme. E ora si va per negozi. Cascate di cioccolata fondente, caramelle e gommosi di tutti i tipi. Un
negozio solo di papere. Percorriamo altri ponti ovviamente e tante scale. E non dimentichiamo l'arte del vetro di Murano e quella delle maschere. Gioielli di ogni tipo, che belli! Speriamo che questa visita di Venezia ti sia piaciuta e alla prossima come al solito. Ciao! Certo, per vederla tutta ci vuole una settimana, però un piccolo assaggio penso l'abbiamo dato.